un workflow basilare in 10 passi per elaborare i vostri RAW. Dopo la sigla. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo velocemente di un piccolo workflow molto basilare e molto rapido per elaborare i nostri RAW, evitando quindi di entrare dentro Photoshop. Questo si può applicare tranquillamente a tutta la tipologia fotografiche, sia essa di animali che di paesaggio. Sono 10 passi molto semplici, molto lineari, riusciamo in questo modo a post-produrre le nostre immagini abbastanza velocemente e in maniera abbastanza equilibrata. Cominciamo subito con il primo passo. Facciamo la correzione dell'obiettivo e dell'aberrazione cromatica. È utile soprattutto per quanto riguarda le fotografie di paesaggio andare a togliere le aberrazioni cromatiche e la correzione dell'obiettivo, in quanto potrebbero dare un grandangolo molto spinto potrebbe andare a piegare le linee che dovrebbero essere realmente verticali. Il secondo consiglio è rendiamo le linee orizzontali, soprattutto sulle foto di paesaggio, ma anche sulle fotografie naturalistiche di animali. Cerchiamo di rendere la linea dell'orizzonte orizzontale, il più orizzontale possibile. Terzo passaggio, facciamo una minima ricomposizione in camera chiara, diciamo. Quindi piccoli crop, ricomposizione, magari riposizionando il tutto con la regola dei terzi o con la regola compositiva che più ci piace. Quarto punto, controlliamo il bilanciamento del bianco, che dovrà essere neutro oppure, in base alla nostra creatività, più spostato verso i toni caldi o più spostato verso i toni freddi, ma di regola iniziamo con un bilanciamento del bianco il più neutro possibile. Quinto punto, curiamo l'esposizione, andiamo a controllare che non ci siano parti bruciate, quindi abbassiamo l'esposizione se ci saranno delle parti troppo esposte e viceversa alziamole leggermente se ci sono delle parti troppo scure. Naturalmente, oltre che sull'esposizione, poi andremo a lavorare anche su ombre e luci, quindi cerchiamo di utilizzare in maniera abbastanza adeguata e coerente i nostri parametri. Uno è l'esposizione, ombre e luci vanno di pari passo, così come i bianchi e i neri, cioè apro i bianchi, abbasso i neri o viceversa, e parallelamente apro le ombre e abbasso le luci. Cerchiamo di essere abbastanza coerenti in come utilizziamo i nostri parametri. Sesto consiglio che mi sento da dare e in un workflow è utile fare è utilizzo del contrasto. Ci sono due modi per utilizzarli, io li uso entrambi, ma preferisco il secondo. Il primo è giocare sullo slider del contrasto all'interno di Camera Raw, quindi alzarlo o abbassarlo. Il secondo consiglio, che è quello molto migliore ed è anche quello che ci dà la possibilità di avere più controllo, è utilizzare la curva, quindi creare la solita S più o meno arcuata con le luci e le ombre e i neri, scusate. Settimo punto è andare a regolare i colori, che sia saturazione, che sia vividezza. Cerchiamo di regolare i colori come nella nostra testa e quello che abbiamo visto in fase di scatto. Un consiglio, evitiamo le esagerazioni, perché all'inizio io l'ho fatto e a volte capita ancora, tendiamo ad esagerare moltissimo con la saturazione. È bello vedere dei colori molto saturi, ma è bello vederli all'occhio, ma un'immagine tanto satura spesso risulta anche un po' falsa.
L'ottavo passaggio è il dodge and burn. Andiamo a giocare con il pennello all'interno di Camera Raw sulle parti di luci e di ombre, andandole ad esaltare dove c'è una luce, magari andandola a schiarire maggiormente, e dove c'è un punto d'ombra, forzandolo e facendolo diventare ancora più scuro. Quindi andiamo ad aumentare ulteriormente i contrasti, ma in questo caso siamo noi a scegliere di preciso dove, qual è la zona che ci interessa di più andare a modificare. Il penultimo passaggio, il nono, è la pulizia del rumore. Attenzione, in questa fase evitiamo di superare i 20 punti, perché dopo la nostra immagine verrà completamente appiattita, perderemo tantissimi dettagli, quindi cerchiamo di evitare di superare i 20 punti all'interno della scala di Camera Raw. Magari abbassiamo l'ISO in fase di scatto ed aumentiamo i tempi, però cerchiamo di non superare i 20 punti, perché sennò dopo l'immagine viene veramente falsa. Ultimo passaggio, sempre all'interno dello stesso tab, e andiamo a evidenziare la nitidezza. Questo si farà con il nostro tab della nitidezza, e andiamo a giocare sulla mascheratura. Perché questo? Perché se prima abbiamo lavorato sulla riduzione del rumore, aumentando la nitidezza andremo ad aumentare anche un po' il rumore. Quindi giocando sulla mascheratura noi andremo a spostare l'attenzione della nostra nitidezza solo dove la maschera sarà attiva, dove la maschera sarà bianca in questo caso. Quindi non andremo ad intaccare molto il rumore magari su un cielo che risulta abbastanza uniforme. 10 punti che ci aiuteranno a migliorare velocemente le nostre foto scattate in RAW. A presto per i prossimi contenuti, vi chiedo di seguirmi e di commentarmi, e a presto. Ciao da Alessandro.